Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, messaggio bonus, faccio parlare le carte. Messaggio bonus, sento che c'è un messaggio bonus, voglio far parlare le carte. Ci sarà un messaggio, faccio una variante unica, ci saranno messaggi relazionali, d'amore, di lavoro, saranno dosati in base a quello che usciranno le carte, va bene? Quindi fate un grande respiro profondo, lasciatevi ispirare da quello che esce e ricollegate quello che esce alle vostre condizioni attuali, perché c'è un messaggio per te, faccio parlare le carte, possono essere più ambiti, varie circostanze, mi possono parlare di più ambiti, ok? Allora, andiamo a vedere prima di tutto qual è la condizione attuale. Vediamo un po' l'energia che sta girando intorno a questo messaggio al collettivo. Ok, vediamo un po', faccio parlare le carte. Qual è il messaggio per le mie ragazze e i miei ragazzi che stanno guardando in questo momento? Video sempre valido dal momento in cui lo guardi, quindi messaggio bonus. Vediamo un po' cosa ci dicono. Energia oracolare. Mettiamo una qua, ne mettiamo un'altra, messaggio bonus, poi ne mettiamo un'altra di queste, messaggio bonus, vediamo. Allora, andiamo a vedere, facciamo parlare le carte, cosa vogliono dirci? L'osservatore, questa carta mi sta parlando del fatto che è possibile che tu stia osservando una situazione, stia tu contemplando una situazione in particolare, mi parlano che c'è un momento di inattività, di osservazione, di riflessione in questo momento. Aspettative, non cercare l'approvazione di nessuno. Mi dicono che sei molto in contatto con te stessa e hai un sogno, dei sogni in particolare in questo momento, su cui stai meditando, su cui stai osservando. Mi parlano di un momento di calma, di quiete, di inoperosità esterna, ma anche di molta operosità interna, cioè mi parlano di un momento probabilmente in cui stai osservando certe situazioni, una in particolare, che stai andando dritta per la tua strada, è una buona energia. Andiamo a vedere qua. La ladra di sogni, rifiuto della vocazione. È possibile che a volte ti senti un po' giù. Ti senti un po' giù rispetto a quello in cui stai credendo, che stai aspettando. Mettiamone un'altra. Vediamo. Qua abbiamo il mago però. Si appresta ad esserci una grande manifestazione, ragazze mie. Si appresta ad esserci una grande manifestazione rispetto a questo momento, no? Mi parlano di una situazione dove stai osservando una situazione, stai andando dritta per la tua strada, ogni tanto puoi perdere la speranza, ogni tanto la ritrovi, ogni tanto ti fai demoralizzare da qualcosa, però ti riprendi subito. Il mago mi parla di una manifestazione che è in arrivo, di un grande potenziale che hai interno, di qualcosa di forte che hai internamente che sta per manifestare qualcosa di grande. Ti dicono, continua ad essere così, a stare in contatto con te stessa, perché il mago è una grande carta di manifestazione. Ne mettiamo ancora altri oracoli. Cosa ci dicono? Sì, ragazze mie, non ti autosabotare, mi raccomando, saboteatora, perché la magia è tutta intorno a te, stai per manifestare qualcosa di importante. Mi dicono che l'autosabotaggio, no? Non ti autosabotare, continua a essere radicata e radicato in te stesso, non perdere sapete, a me la parola speranza non mi piace perché significa che quella cosa non ce l'hai ancora, però per intenderci, confida nella tua magia,
a discapito di situazioni autosabotanti dell'ego, autosabotanti della tua mente razionale. Ricordiamo che la mente razionale non può vedere al di là di quello che non ha già conosciuto. E siccome noi ci stiamo dirottando sulla frequenza del sé superiore, vi invito a riguardare, a studiare l'esercizio del sé superiore, sta per uscire sopra in descrizione esercizio del sé superiore, ve lo rimetto sotto all'info box in descrizione. Quindi mi dicono è un ottimo momento di operosità interna, alcuni di voi stanno sperando qualcosa, non stanno vedendo risultati. Mi raccomando all'ego, perché la vita è tutta un gioco, è tutta una prova, una scuola iniziatica alla vita, no? E quindi il mago ti dice fiducia nel tuo potere di creazione. Sei tu che crei tutto, sei tu che manifesti tutto. Quando tu pensi non sto manifestando, no, aspetta, tu dalla mattina quando ti svegli a quando vai a letto manifesti. Tutto quello che hai durante la giornata l'hai manifestato tu, lo stai manifestando tu con le tue credenze, con quello che hai all'interno. Ricordiamo che il nostro essere è formato da una 5% della parte cosciente, di quello che tu sai, e il 95% dell'inconscio. È il 95% che crea. Ecco perché noi in questo canale ci riproponiamo di studiare su noi stesse e andare a scardinare delle credenze situate nel subconscio col lavoro su di sé. Quindi ti dicono, rispetto a tutto quello che stai sperando, in cui stai credendo, ogni tanto puoi sentirti un po' giù. Non ti autosabotare, mi raccomando. Se arriva un momento di tristezza, vivitelo quando la tristezza ti viene a trovare, come la rabbia, come altro, come vi insegno sempre. Ma piuttosto, appena finito il momento, ringrazia, usa il potere della parola magica del grazie, 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 grazie e confida. Va bene? E quindi questa è la situazione di partenza, no? A livello di generale. Ok. Ci andiamo a vedere adesso. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Ok, allora ci mettiamo questi. Cosa ci raccontano i tarocchi rispetto a questo messaggio per voi? Vediamo un po' dove si orientano. Di cosa mi parla questa manifestazione, questo mago? Vediamo un po' di cosa ci parla. Qua questa è uscita da sola, mi parla di un 10 denari, probabilmente mi parla di stabilità, di casa, di qualcosa che ha a che fare con una stabilità, di una casa, della costruzione di qualcosa, di solide fondamenta, di radici. Ok, vediamo un po' ancora. Abbiamo un asso di coppe, ragazze mie. Qua ne arriva l'amore, Qua ne arriva un amore, qualcosa che stai sognando, che stai aspettando, ricordiamo le carte di prima. Un'opportunità d'amore nuova o l'opportunità d'amore con qualcuno che ti dà stabilità. Tu stai aspettando questo? Ok, questo è in arrivo per te con il mago. Va bene? Vediamo un po' ancora cosa ci raccontano. Sì, qua c'è l'imperatrice. Ti dicono di confidare molto nel tuo potere di manifestazione e di creazione. Perché qua mi stanno dicendo in arrivo l'amore alla tua altezza. Una persona che ti dà tutto, che ti onora, che ti venera, con cui ti sentirai appagata totalmente, l'imperatrice. Mi dice che state vivendo un grandissimo momento per molti di voi di appagamento personale, di raggiungimento di stabilità e obiettivi personali e lavorativi. E in questo caso mi dicono non solo l'amore, ma l'asso di coppe con l'imperatrice qua e col 10 denari mi parlano di in arrivo per te un grande momento di appagamento sotto forma di economia, di lavoro e di denaro, oltre che l'amore alla tua altezza. Poi per ognuna di voi arriva quello che prima non ha necessità di sperimentare e poi la seconda parte, tipo se hai necessità di sperimentare prima l'amore, la tua anima lo sa, arriva prima quello e poi il resto. Ok? Oppure arriva prima la realizzazione personale e lavorativa e poi tutto il resto. Ok. Ok, andiamo a vedere ancora. Asso di denari, wow ragazze mie, in arrivo opportunità di lavoro epica.
Un'opportunità di lavoro epica oltre a un'opportunità d'amore epica. L'imperatrice mi sta in mezzo a due carte bellissime, aspettate in modo strepitoso. Sì, e in arrivo questa grande opportunità per te, sia in termini lavorativi che in termini amorosi, eh? Ok. Vediamo un po' ancora. La papessa ti dicono di essere molto in contatto con la tua saggezza. Alcuni di voi stanno studiando qualcosa. Alcuni di voi, molti di voi stanno lavorando con la legge spirituale, mi dicono di confidare nella tua saggezza, nel potere del verbo, nella legge spirituale, ok? Affinché non ti autosaboti quando arrivano dei momenti down, ok? Ancora, cosa ci raccontano? Qua abbiamo un re di spade, probabilmente qua c'è silenzio con una persona, per alcuni di voi. Applicate il messaggio, quello che dico, a voi, Mi stanno parlando per un gruppo di voi che c'è silenzio con una persona. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ci raccontano. Una persona probabilmente che è a distanza o con cui si è chiusa una tappa e state aspettando di iniziare una nuova tappa insieme a questa persona. Ok. Per alcuni di voi sta arrivando una persona con cui parlerete di lavoro molto importante, ti chiedono di confidare in te stessa. Ok, adesso mi hanno specificato un po' di cose, quindi amore e lavoro. Ci andiamo a fare nello specifico sul lavoro. Adesso, prima di tutto, vediamo un po' sul lavoro. Cosa ne arrivo nel lavoro? Cosa ne arrivo sul lavoro? Qua abbiamo un 3 di spade, probabilmente la situazione non stava andando bene o non sta andando bene, però ripeto, mi raccomando a quello che ti stanno dicendo. Un 3 di spade mi parla di una situazione difficile a livello lavorativo. Però qua c'è una ripresa, prosperità, ok? C'è una ripresa, mi stanno parlando di una ripresa in campo lavorativo. Gloria e celebrità. Quindi mi stanno parlando di una ripresa a livello lavorativo dopo un periodo difficile, dopo una situazione ferma, dopo una separazione da un posto di lavoro, qualcosa che ha a che fare con questo. Gloria, celebrità. E di cosa parla questa gloria, questa celebrità in ambito lavorativo? Qua abbiamo un 2 di coppe che mi parla di felicità a livello lavorativo. Ok? Di una felicità, e te l'ho detto anche qui, di una felicità a livello lavorativo. Ancora, di cosa parla questa felicità a livello lavorativo? Qua abbiamo una regina di coppe, mi parlano della tua creatività, della tua intuizione, e tu, la regina di coppe riceve, no? In questo caso sei tu, che tu sia uomo o donna, non importa la consultante, è una felicità che tu stavi aspettando. Mi dicono di continuare a confidare nelle tue capacità, lo dicevano anche qui. Una felicità che stavi aspettando. Ancora, di cosa parla questa felicità che stavi aspettando in ambito lavorativo? Qua ci sono il 2 di denari che mi sta parlando di tu sei in dubbio probabilmente di questo, se arriva o meno, no? Ricordiamo questa attesa che stavi contemplando. Di cosa parla ancora questa felicità? Qua abbiamo la chiusura, di nuovo ragazze, per alcuni di voi non ci credono proprio a questa cosa, Quindi mi raccomando, credete nelle vostre capacità intuitive, nei vostri studi, quello che state facendo, potere del verbo e legge spirituale, Mi raccomando, ok. Qua si chiude una tappa di questa natura qui per arrivare a cosa? Cosa arriva quindi nel lavoro? 8 di spade, state vivendo un momento di forte crisi per alcuni di voi in ambito lavorativo, ragazzi. Che succede qua? Blocchi. Ok, cosa viene dopo l'8 di spade? La giustizia. Giustizia, soluzione di un processo lite. Allora, guarda, la giustizia divina entra in merito a tuo favore per far sbloccare una situazione
che a quanto pare era difficile, tu ci credi, non ci credi, la giustizia mi parla di firma di contratti, situazioni burocratiche, una persona che ti dà magari un prestito, che stavi chiedendo un prestito, mi spiego? O ha a che fare proprio con l'equilibrio che viene raggiunto in ambito lavorativo per come tu lo chiedi, l'imperatrice, d'accordo? Ok. Andiamo ad analizzare adesso la sfera sentimentale amorosa. Allora, ci mettiamo questi qua, anzi ci mettiamo questi. Sfera sentimentale amorosa, vediamo un po', che mi hanno messo quell'asso di coppe, vediamo un po'. Sfera sentimentale amorosa. Sfera sentimentale amorosa. Cosa in arrivo? Cosa in arrivo nella sfera sentimentale amorosa? Vediamo cosa in arrivo. Un bellissimo 6 di coppe. Il 6 di coppe mi parla di un ritorno all'infanzia proprio a livello emozionale, sentirsi di nuovo che il cuore batte forte, bellissime sensazioni emozionali, una connessione molto speciale con qualcuno, il 6 di coppe. Mi può parlare di una persona che già conosci o con una persona nuova. Il 6 di coppe è indicativo anche con una persona del passato, una persona che già conosci, una persona che ti sta pensando molto, sta pensando a ricordi felici a cui manchi tanto, per alcune. Per altre invece è proprio un ritorno emozionale a quella sensazione di freschezza, di gioia, ok? In arrivo un 6 di coppe, quindi una ripresa dell'attività emozionale mi stava venendo in spagnolo, nel mejor sentito della parola, nel tuo cuore si sta sgorgando la primavera di nuovo. Qua mi è uscito un 4 di spade, probabilmente qua abbiamo avuto un fermo con una persona che già conosci, una persona a cui vuoi bene. Ok, cos'è in arrivo in amore ancora? Un 2 di spade, tu non te lo vedi proprio arrivare questa cosa. Alcune di voi sono un po' demoralizzate, mi usciva anche nel lavoro. Mi raccomando ragazzi, anche perché la stessa qua dell'oracolo si chiudeva con l'autosabotaggio. Alcuni di voi non se lo vedono arrivare proprio, diciamo avete vissuto dei momenti conflittuali con la mente, eccetera, che non vi hanno fatto, magari, che vi hanno fatto stare in ansia. Ancora, cosa in arrivo in amore? Con quel 6 di coppe. Il 2 di coppe. In arrivo l'amore. Va bene? È in arrivo l'amore. Assolutamente in arrivo l'amore, ce lo prefiguravano già qui comunque. In arrivo una persona, il 2 di coppe, con cui magari per alcuni di voi c'è silenzio e non lo vedete proprio arrivare questa cosa. Invece per altri è una persona nuova. Se state aspettando un ritorno per alcune, è un ritorno questo, dove c'era silenzio e non c'era comunicazione. Ok, per alcune io dico tutto quello che leggo, che vedo e poi voi lo adattate. Ancora, quindi andiamo a vedere chi è questa persona. Con questo 2 di coppe, chi è questa persona? Qua c'è la torre, è una persona che non se l'è passata bene ultimamente o che c'è stata una rottura tra di voi. Una persona che vuole un cambio repentino con voi e voi non lo vedete proprio arrivare questa cosa, eh? Sì. Oppure una persona nuova dove c'è stata una rottura poi con un passato, no? C'è stata una rottura con un passato e una persona nuova. Ok. Vediamo ancora chi è questa persona. Il 9 di coppe è una persona che ti farà veramente stare bene con te stessa, è una persona che ti farà stare proprio bene con te stessa, te lo dicevo anche qua con l'imperatrice, È una persona che sta bene proprio con te, è una persona che ti darà quello che meriti. Guardate l'iconografia della carta, c'è una donna incinta che si sente appagata, è una persona che si sente appagata con te. Ok. Ancora andiamo a vedere di più su questo amore che è in arrivo per te. È un asso di denari, asso di denari, asso di denari. È una persona che vuole concretizzare una grande opportunità con te. Sì. Andiamo a vedere chi è un po' di questa persona. Utilizziamo
le carte metaforiche associative maschili. Vediamo un po'. Vediamo un po' chi è questa persona, andiamo a delinearci i tratti psicologici, anche somatici, vediamo un po'. Vediamo un po' chi è questa persona che arriva da te, vediamo un po' com'è, chi è. Può essere un uomo moro, capelli lunghi, una persona molto riflessiva, una persona che ti ha osservato tanto per alcune di voi, la conoscete già, può avere queste caratteristiche somatiche, una persona che ti ha osservato tanto che pensa prima di fare un'azione, una persona molto riflessiva, anche un po' scura a volte, anche un po', però è una persona che paventa questo un po' di oscurità, un po' di non misticismo, un po' di mistero, però ha gli occhi grandi ed espressivi, ciò vuol dire i suoi occhi dicono tutt'altro di quello che appare all'esterno, magari all'esterno usa anche una maschera per difendersi, perché magari è una persona molto emotiva, ha gli occhi molto grandi, quindi è una persona che scruta nell'animo dell'altro. Sì, questa persona qui, andiamo a vedere ancora cosa delineano di questa persona, altro. Capelli lunghi a go-go. È una persona infatti che è molto riflessiva, molto sensibile, molto empatica. Non so, mi arriva il segno dei pesci qua. Pesci o ascendente pesci, Luna Venere in pesci. È una persona che è molto sensibile, empatica, molto dolce, sì, capello lungo, qua c'è la barba e capello lungo in entrambe le figure. Qua è una persona che qua guarda dritto e qua è una persona che guarda giù, no? È come se a volte si mette una maschera perché ha paura a confrontarsi con gli occhi dell'altro e quindi allo stesso tempo abbassa lo sguardo per dire sì, capisco, ti sto sentendo, è troppo forte per me guardarti negli occhi, abbasso lo sguardo. Ok. Andiamo a vedere ancora una persona anche con quella carta lì che ammette delle cose importanti, eh? Andiamo a vedere ancora chi è questa persona. È una persona, è un guerriero. È un guerriero che vuole conquistare, riconquistare, però con questa veste qui. Consapevole delle proprie... Scusate, aspetta, chiudo la porta, si sta sbattendo la porta. Aspetta. Allora, stavamo dicendo, è un guerriero. Quindi chi è questa persona? È una persona che è pronto a conquistarti, a riconquistarti, consapevole di alcune cose che ha fatto. Magari è una persona che stava un po' in una zona comfort col 9 di coppe, no? Perché man mano che escono le carte poi riusciamo a collegarle ancora meglio. È una persona che è stata in una zona comfort probabilmente, che è pronta alla conquista e alla riconquista, a mettersi in gioco per garantire questa opportunità dell'asso di denari. Mi spiego? Ok. Abbiamo delineato questa persona e adesso andiamo con i tarocchi a vedere, anzi, andiamo a vedere con queste, sì, sull'amore sempre. L'energia di questa persona proprio nei tuoi confronti qual è? Ripeto, può essere una persona che già conosci, che stai aspettando, una persona nuova. Vedi un po'. Vediamo un po'. Allora, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? L'energia di questa persona nei tuoi confronti qual è? 7 di spade, paggio di denari e l'8 di bastoni. Ti vuole comunicare assolutamente questa persona in arrivo da te, sono comunicazioni. Questa è una persona che può essere sfuggita alle comunicazioni, vuole risolvere qualcosa insieme a te che non si è comportato bene, oppure è una persona che è stata più evasiva. Oppure una persona che strategicamente
o con astuzia ti parla, ti propone qualcosa. Il paggio dei denari sono proprio comunicazioni, l'otto di bastoni mi confermano comunicazioni, spostamenti verso di te, anche spostamenti verso con una strategia, con una scusa, ti parla con una scusa, però l'energia è un'ottima energia nei tuoi confronti. Andiamo a vedere adesso ancora, vediamo un po' ancora cosa questa persona ha nei tuoi confronti, quali sono le azioni di questa persona nei tuoi confronti. E l'imperatore, qua abbiamo una persona tutta ad un pezzo che rispetto alle azioni, al netto di quello che abbiamo detto, è una persona che vuole rimettere ordine con te rispetto magari a delle situazioni in cui è stato più evasivo, o una persona che sa quello che vuole con te, è una persona che sa quello che vuole. Ok, ancora le azioni di questa persona nei tuoi confronti. 7 di coppe, è una persona che ci sta pensando perché è una persona che non vuole sbagliare. Vuole comunicarti, non vuole sbagliare, può essere una persona molto impegnata da un punto di vista lavorativo, avere altri fronti aperti. Ok, ancora le azioni di questa persona nei tuoi confronti, che deve fare questa scelta. Questa persona con la ruota è una persona che vuole fare un cambio con te, di parlarti, una persona di tutto d'un pezzo, qua mi arriva, che vuole fare un cambio. Di questo cambio che farà con te tu ne sarai molto felice, come dice proprio questa carta qui. Di cosa parla ancora questo cambio, per cui tu ne sarai molto felice? 6 di coppe, di nuovo 6 di coppe. Guardate poi se non amo le carte. Un cambio che è di riconnessione con te, di riconnessione. Per alcune è una persona che conoscete bene, del vostro passato, o una persona che conoscete molto bene, che vuole fare un cambio con te. Si può essere presentata un po' più austera questa persona, ci può essere stata una rottura, un cambio, va bene? Questa persona, quella cosa che ti farà felice sarà un cambio da parte di questa persona con un 6 di coppe, cioè la riconnessione con te nelle sue azioni. Sta pensando a come fare, non vuole sbagliare. Ok. Può essere una persona nuova 100% che quando ti incontrerà sentirà di avere affinità con te molto forti, che hanno a che fare con anima gemella o fiamma gemella. Una persona magari un po' più inflessibile, l'abbiamo visto di qua già, se è una persona nuova, però si arrende all'idea del fatto emozionale con te e vuole conquistare, d'accordo? Ok. Andiamo a vedere adesso cos'altro mi vogliono raccontare le carte rispetto a questa persona. Io sapete che ci metto, ragazze mie, vediamo un po' queste. Quindi chi è in arrivo da te, questa persona, e voglio vedere un po' cosa ci dicono queste altre carte, questa persona nei tuoi confronti. Qua per alcuni di voi non ci credete a questa cosa, ci sono state delle discussioni tra te e questa persona, questo amore è stato tediato da qualcosa, ci sono state incomprensioni, c'è stato un dolore, la frattura, l'avevamo visto anche qui, no? Se è una persona nuova è qua come se tu non te lo vedi arrivare questa cosa, è come se non ci credi, e te l'ho già detto anche prima. Andiamo a vedere ancora questa persona. E il conquistatore, paride, guardate quanti conquistatori mi stanno mettendo. Si delinea una persona giovane o dall'animo giovane, anche se ha 80 anni, l'animo molto giovane, perché Paride, anziché dire Artù, che c'è anche in questo mazzo, è un ragazzo, conquistatore, anche se ha 80 anni, Forse c'è stata dell'immaturità da parte di questa persona, se lo conosci già. Andiamo a vedere ancora, questa persona nei tuoi confronti che ti vuole conquistare. Questa è una persona che ha intenzioni molto serie, amore costruttivo e serie. Che vuol dire? Una persona che sa cosa vuole, non vuole giocare, ok? Giocare nel senso più superficiale del termine, perché la vita è un gioco per me, va preso con leggerezza, cioè con la profondità giusta, che poi è un paradosso, però è questo il senso. L'amore costruttivo è Penelope Ulisse, cioè una persona che vuole conquistare e te lo dimostrerà con l'amore costruttivo, ok? E ti ho detto qua che sarai molto felice di questa cosa, vi vedo pensanti qua, ok.
Andiamo a vedere adesso con queste. Con queste. Vediamo un po'. Per alcune ci danno alcune dritte, per altre a seconda della vostra situazione, ragazze e ragazzi, quindi applicatela alla vostra. Ok. Cosa ci potete dire ancora? Addio alla routine. Addio alla routine. Qua c'è una situazione di stallo che viene che non c'è più. Addio alla routine, cioè se pensavate che tutto stava andando in un certo modo, ricordate le carte di partenza, no? Ma quando arriva la mia, no? Quando cambia questa cosa, quando c'è un cambio, l'osservatore è una carta di stasi, di inoperosità, ti ho detto, ok, addio alla routine, a livello amoroso sta arrivando qualcosa che ti farà mettere da parte quello che stai vivendo fino a questo momento, di routine, no? Qualcosa che è di emozionante, te l'ho già detto con questa carta, ok. Ancora, cambiamenti positivi nell'attuale relazione. Quindi se già state con una persona, avete in mente una persona, ci sono cambiamenti positivi nell'attuale relazione rispetto a una persona che stavi aspettando o rispetto a una persona nuova. Addio alla routine, cioè da single c'è questa persona, cambiamenti positivi nell'attuale relazione, cioè nella relazione nuova. Ok. Ancora. Controllo, ferita da tradimento. Qua parliamo per alcuni di voi che hanno poca fiducia, diciamo, nella parte amorosa, nell'aspetto relazionale e perché state sanando la ferita da tradimento. Se avete proiettato una persona, come ho visto qua all'inizio, il Re di Spade, no? Con cui c'è un controllo delle proprie emozioni, perché anche una parte di voi era controllata da te che avevi paura un po' lasciarti andare, a fluire alle emozioni nuovamente. Per alcune di voi state, diciamo che arriva questa persona, non ci credete tanto, ma poi vi lascerete andare, amore costruttivo, ricordiamo. Per altre c'è una situazione dove la ferita da tradimento può ancora inficiare nella vostra situazione. Ferita da tradimento che vuol dire? Vi invito a vedere il mio video sul tradimento. Quando noi tradiamo una parte importante di noi stesse, ci proietta all'esterno una persona che ci tradisce o comunque ci fa delle cose per farci venire a galla quella ferita del tradimento. Non vi faccio adesso un podcast, ve lo metto anche questo o in sovraimpressione o sotto l'info box, il tradimento, quel podcast, per capire di cosa parlo quando parlo e come, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, vi ascoltate un mio podcast e si sganciano istantaneamente delle consapevolezze, vi invito a fare questo tipo di studio, ok? Allora, ne mettiamo un'altra ancora sull'amore. Senso di incompiutezza, lavoro sul passato. Allora, qua mi stanno mettendo l'accento sulle ferite emozionali, affinché questo amore sia pieno, affinché non ci sia l'autosabotaggio, ok. Il senso di incompiutezza, magari in molte relazioni vi siete sentite incompiute, non complete, o anche nell'attuale relazione vi sentite incompiute o incompiuti. Vi stanno chiedendo di lavorare su questo senso di incompiutezza che è relativo alla ferita del tradimento. Quindi guardatevi quel podcast e vedete che si sganciano istantaneamente delle cose, anche se l'avete visto già, riguardatelo, perché come vi dico sempre, riguardare dei podcast o leggere un libro dopo mesi, se non anni, hai raggiunto un livello di consapevolezza tale che ci sono delle consapevolezze nuove che raggiungi che prima non potevi raggiungere e scatta subito, proprio ti cambia l'energia. Ok, mettiamone un'altra. Tutto ora si muove, guardate come sono carte in movimento adesso rispetto a quelle di stasi di prima. Quindi tutto ora si muove, e quindi facendo questo si smuove in un attimo rispetto all'amore. Ok, andiamo a vedere adesso cosa ti vuoi con le nostre carte oracolo, lui, lei, che non lasciano spazio al dubbio, cosa ti dirà questa persona. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona, cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi, i miei oracoli, lui, lei,
se desiderate acquistarli, metto sempre sotto all'info box in descrizione il sito dove poterli acquistare. Ok, andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona. Vediamo. Ti prego, fallo ancora. Ti prego, fallo ancora. C'è qualcosa che voi fate che a questa persona lo fa impazzire. Può essere un gesto, può essere un movimento, può essere una parola, può essere qualsiasi cosa. E se è una persona nuova, ci sarà una cosa di te che quando fai, questa persona non te la dice, ok? Che si imbarazza e sta così. Mm? Vediamo un po'. Anzi, io sai che faccio, ragazzi, visto che abbiamo le carte metaforiche associative femminili pure, voglio vedere cos'è che devi fare ancora. O cos'è che quella persona nuova ti magari non te lo dice, ma vorrebbe che tu lo facessi ancora. Vediamo un po'. Che ispirazione ci possono dare le carte metaforiche associative femminili su questo. Cos'è che devi fare ancora? Che a questa persona lo fa impazzire. Cos'è che devi fare ancora? Cos'è che ti chiede di fare ancora questa persona? Cos'è che ti chiede di fare ancora? Cos'è che ti chiede di fare ancora? Là! Erotismo un po' così. Qua c'è una ragazza sul letto a terra che guarda un po' con sguardo ammiccante, però allo stesso tempo anche un po' critico, ma se la ride dietro, che lo prende un po' in giro, diciamo. Qua c'è una lei che è sguardo un po' ammiccante, però col sopracciglio alzato, della serie. Gli piaci quando alzi il sopracciglio perché magari vuoi dissentire qualcosa, allo stesso tempo hai una postura molto sensuale, un po' erotica, ma anche bambina. Ti prego, fallo ancora, questa è l'immagine. Guarda, ti dico subito che cosa mi arriva. Ok. Ti prego, fallo ancora. Ha a che fare con una tua postura, un tuo modo di fare, quando tu stai dissentendo lui, non sei d'accordo su qualcosa, ma allo stesso tempo gli vuoi bene, ti piace molto, alzi il sopracciglio, e cioè lo vai a contrariare, ma allo stesso tempo il tuo atteggiamento dice tutt'altro, cioè ti contrario con il sopracciglio alzato, allo stesso tempo il mio atteggiamento è un atteggiamento di apertura nei tuoi confronti. Ecco questo e ti prego fallo ancora. Ok. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti dirà questa persona. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Questa è una persona che si sente a casa con te, occhi, è una persona che magari non te l'ha detto e te lo dirà, o è una persona che la incontri e rivedrà in te proprio il senso di appartenenza. Ok. Andiamo a vedere ancora cosa ti dirà questa persona. Ti prego non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Per alcuni di voi che è una persona di ritorno o che già state insieme o che conoscete già, ti prego non pensar male di me, ha a che fare con una certa inflessibilità da parte di questa persona che l'abbiamo vista prima, no? Ha fatto qualcosa per cui c'era un motivo che te lo spiegherà. Andiamo a vedere ancora. Cos'altro ti dirà questa persona? Eccolo. Voglio fare l'amore con te. Questo ti dirà questa persona, ragazze mie. E beh, vabbè, non lascia spazio a interpretazioni, voglio dire, questa carta, no? Vediamo adesso un po', vediamo adesso qual è il consiglio per te. Anzi, io sai che cosa metto? Voglio vedere, sempre con le carte metaforiche associative, femminili, come sei o come sarai tu con questa persona. Vediamo. Come sei tu con questa persona?
Come sei tu con questa persona? Cos'è che appare di te a questa persona? Come sei tu? La prima cosa che ti viene facile essere con questa persona. Come sei tu con questa persona? Come sarai se è una persona nuova? Wow, io amo questa carta. Una donna che canta con l'aspirapolvere in casa. Sarai così, sarai pazza, sarai felicissima, sarai fuori dalle righe, fuori dagli schemi. Sei così. Sarai così con questa persona. Mm. Sarai felice, questa donna è una donna felice che canta con l'aspirapolvere e anche molto te stessa sarai, ok? Senza schemi, senza paure. Bellissimo. Voglio fare un'altra cosa adesso. Voglio fare un'altra cosa. Come ti piacerebbe essere, oltre a quello che si palesa fuori con questa persona? Come ti piacerebbe essere? Qual è il consiglio? Come ti piacerebbe essere? Eccola qui, ti piacerebbe essere corteggiata. E quindi ragazze mie, questo è anche il consiglio. Qua c'è una donna con l'ombrellino di altri tempi, ti piacerebbe essere corteggiata, delle piccole sorprese o delle grandi sorprese, no? Quindi il consiglio è anche questo, lascia che ti corteggi questa persona, lasciati corteggiare, lasciati essere così, anche serafica a volte, no? Con questa bellezza candida. Ti piacerebbe essere più così con questa persona? Il consiglio è sii quello che vuoi essere affinché tu possa palesare il massimo di te senza autosabotarti. Ok. Wow. Andiamo a vedere adesso per concludere, mettiamoci gli oracoli della dea. Vediamo un po', qual è il consiglio per te? Qual è il consiglio per te? La devozione. Ragazze mie, siate devote a voi stesse e di conseguenza anche gli altri lo saranno per voi. La devozione. Il consiglio per te è la devozione, cioè siate devote a voi stesse in tutta la vostra forma, in tutto il vostro essere. Amatevi, onoratevi così come siete. Questo vi permette di non autosabotarvi più. Un consiglio per voi ancora? Sii saggia, impara dalle esperienze che hai avuto fino a questo momento della tua vita e lasciati guidare dalla tua saggezza. Ricordiamo all'inizio era uscita anche la papessa. Sii saggia. La saggezza cos'è? La saggezza è un po' come l'eremita, no? L'eremita è il saggio, il grande saggio che impara dalle proprie esperienze del passato e anziché mettere il piede lì di nuovo lo mette là, in un'altra parte che è meglio. Ecco, sii saggia, sii saggia. Ancora un altro consiglio per te. Wow, carte stupende, la maestria. Qua ti dicono devi seguire soltanto la tua maestria, il tuo sé superiore. Questo a chiusura, carte bomba ragazze mie e ragazzi. È stata una stesa bellissima, veramente bellissima. Hanno parlato a più ambiti, su più fronti. E io concludo qui. Mi auguro di avervi supportato, ragazze mie e ragazzi. Questo era il messaggio. Abbiamo lasciato parlare le carte, sono state favolose. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.